Ciao Monica, Ciao. siamo qui con Milena che ha tolto la sua immagine causa problemi tecnici che hanno fatto anche un po' saltare senza troppi rammarichi la sua diretta col tuo supporto. Sarà per un'altra volta o comunque Milena dice va bene così. Milena non è la sua prima sessione, iniziamo. 5, 4, 3, 2, 1. Mm. Un'immagine curiosa perché mi mostra lei di spalle, non la vedo in volto, che cammina nel bosco, però ha un abbigliamento non da bosco, nel senso che ha tipo un trench e ha degli stivali scamosciati, quindi comunque un abbigliamento femminile e da città. Mhm. Vedo che Non cammina su consono. queste. No, Mhm. Potrebbe scivolare, potrebbe infangarsi, potrebbe... Fuori luogo. Mm. Dicevi, sì, scusa? che calpesta queste foglie bagnate. E, e tutto intorno a sé ci sono alberi diversi, ci sono le castagne a terra, eh, c'è un pino silvestre, un leccio addirittura. Un po' di, un po' di valori, vibrazione. 120 miliardi. Milena, non so cosa sia successo, ma sto iniziando a registrare da adesso. Non ha registrato il primo pezzo. Quindi questo primo pezzo, appuntatelo. Anzi, se vuoi, non so perché. Ho cliccato ma non è partita, me ne sono accorto per fortuna adesso. Allora, ripassiamo. Vibrazione 120, se vuoi scrivere. Consapevolezza 183, anima 46. Ti mando dopo una fotografia di quello che mi sono scritto. Abbiamo visto Mirabilandia, l'insetto cangiante, le DL, la vivacità e l'entità mentale, esosa ambiziosa, ambiziosa, vabbè, questo poi tu lo vedi nello specchietto. PS Bright e PE cilindro. Vabbè, solite cose della I. Monica, abbiamo iniziato in realtà da un po'. Causa esoterica di questo mio errore, non è partita la registrazione. Mm, in realtà sì, è un tuo errore, ok? Però in Mhm. qualche modo concordato con Milena perché in questo momento, in questi giorni anzi, lei è proprio, diciamo così, su di giri. Questa sua vivacità si sta facendo, viva nell'aspetto più perturbante e quindi sta creando proprio delle interferenze anche tecnologiche, oltre che, tecniche, direi, no? Creando anche proprio dei guasti all'interno della casa. Mhm. Perché lei ha proprio questa grandissima ed esplosiva energia. Infatti anche la sua vibrazione è molto alta, solo che 120. esatto, non opportunamente diretta, tende a fare un po' dei danni, dei piccoli danni. Doveva essere una sessione diretta col tuo supporto, non va più internet, due computer non funzionano e la connessione con il telefono non è sufficientemente stabile da permettere, soprattutto è agitata, quindi non è il caso oggi di fare questa avventura. Veramente strano che non sia partita la registrazione. Veramente, veramente insolito. Io mi sembra proprio di aver cliccato, ma non è partita. Va bene, stavamo dicendo una serie di cose. Allora, abbiamo visto che Milena ha degli ottimi valori, che il progetto è Mirabilandia, ha delle entità eteriche e mentali minime, è giustamente ambiziosa, vuole fare il salto. E abbiamo chiamato nel cinema il marito. Chi viene da solo nel cinema? Solo sola.
No, la mamma viene, sai? Mhm. Con una certa lentezza e anche come chiedendo permesso quando entra, arriva. Un fratello, lei ha un fratello? No, una sorella, aspetta, una sorella forse viene Mhm. qua. No, aspetta, perché mi viene sempre il suo discorso di suo fratello, perché è come se per lei in qualche modo ci fosse sempre. Non c'è ovviamente, no? Mhm. Ok? Perché è un fratello praticamente mai nato, quindi però è come se ci fosse sempre e dice io ti voglio tanto, tanto, tanto bene, tu ci sei sempre. Anche se non è una presenza di questa terra. La sorella viene, boh, sì, un po' guardandosi in giro, un po' svagata, che non ha ben capito dov'è, però viene. Ehm, e poi ci sono dei colleghi sparsi, ehm, c'è una figura maschile e un'altra figura femminile, più anche dei giovani, dei ragazzi. Il posto in cui Che lavora? sì, fanno un po' fatica a stare seduti magari, no? Però sono molto interessati. Per certi aspetti assomigliano alla sua vivacità, ovviamente in un'altra maniera, per carità. Però anche loro sono talmente tanto entusiasti di questa occasione che non riescono a stare seduti fermi. Ok, causa esoterica di questo lavoro. Il lavoro che lei fa è preziosissimo, specialmente per l'anima che lei porta in questi luoghi. Lei ha la possibilità di rinnovare profondamente le modalità di rapporto con gli utenti ehm, e di portare dei veri risultati trasformativi nella vita delle persone. Eppure lei vuole o cambiare il lavoro o cambiare la modalità del proprio lavoro. Sì, la modalità sì, la capisco perché lei ormai è proprio su altri livelli di realtà. Cioè, è come se lei quando si trova di fronte ad un utente, paziente, insomma, come lo vogliamo chiamare, lei vedesse proprio quasi le linee energetiche che muovono questa persona, le direzioni energetiche di questa persona e anche le entità che stanno intorno a questa persona. Per cui rimanere fissa a un protocollo tradizionale per lei adesso è troppo poco, è limitante e si rende conto che non è veramente efficace. E qual è la causa esoterica di questa voglia di cambiare qualcosa nel lavoro? L'aver compreso i limiti di questo tipo di disciplina. Lei ne ha compresi i limiti sia per il fatto che lei reputa che il rapporto a due, intendendo lei come terapeuta e il paziente sia limitante e quindi di aprirlo ad un gruppo, sia proprio seguire certi schemi per lei è limitante. Eh, Però io penso che lei, nel momento in cui si autorizza a procedere con più libertà, inizialmente potrebbe avere anche delle perdite, ok? Perché chiaramente, ecco, una rivoluzione non sempre è accettata da tutti. Però poi il tutto si ribalterà a suo favore, perché si vedrà che l'approccio che lei adotta davvero dà dei risultati rapidi. Causa esoterica del desiderio di scrivere un libro. Sì, va molto bene, anche perché tutta questa sua vivacità, questa sua anima brillante ha bisogno davvero, no? Di brillare e di espandersi a più persone possibili. E il libro sicuramente è un'ottima occasione sia per manifestare la sua espansione e mostrarla agli altri. Portale aureo, restiamo sul lavoro, chiamiamo questo direttore.
Mi viene con le labbra elegante, ben vestito, con le labbra serrate, quindi con uno sguardo abbastanza severo. Ehm, ehm, ed è come se stesse guardando la struttura di cui era direttore e stesse facendo tutta una serie di critiche per come quello lavora, per come vengono anche amministrate le cose, catalogate. ehm, io non avrei fatto così, mi sembra che si stia perdendo tempo e che il lavoro non sia fatto nella maniera ottimale. È mancato da poco, no? Eh, Mm. quindi ci sta che lui abbia ancora intatta la sua personalità. 2 mesi mi sembra. Oggi è il secondo mese, scatta oggi. Ovviamente la sessione è stata segnata per caso, anzi anche con la seggenza della data ha avuto svariati ehm, mari mossi. Mm. Come se con un bastone indicasse le cose da cambiare, addirittura anche i mobili da spostare, cose del genere. In realtà, ecco, 2 mesi, ma è come se non fossero sinceramente passati, perché io lo vedo ancora come se si aggirasse all'interno della struttura e deve sistemare le cose come dice lui. È pronto per il portale aureo. No, perché deve ancora veramente staccarsi. Beh, già lui aveva un forte attaccamento al ruolo, non so, forse vita privata molto poca, perché si identificava soprattutto qui in questo posto e il suo valore era come preso dalla deferenza che gli altri avevano verso di lui, Mm. non lui come essere umano in sé per sé, non lui Mhm. come anima. Quindi è chiaro che deve fare ancora tutto questo lavoro di comprensione. E sì, così vedo che si aggira. Cosa ci vuole dire, approfittando di questo momento? Milena era tra le più in gamba. Ehm, Però è come se mi facesse capire che anche di lei avrebbe delle critiche da fare, no? Anche perché lui non può risparmiare nessuno. Hm? A volte la vedo un po' persa fra le nuvole, la testa fra le nuvole, un po' così, dice. Ehm, è come se non gli sembrasse ancora, non ha ancora ben capito di essere morto. Ok, per lui a tutti gli effetti lui è il direttore ancora lì. Anche se tutto sommato ehm, ci potrebbe vedere bene Milena in quelle come suo successore, no? Però ancora lui, una parte di sé è ancora convinto di essere il Mm. direttore. Andiamo lì con lui. Ci faccia scrocchiare le dita su una scrivania. Ah, ma a me piaceva poi scrivere, tenere tutto per iscritto. Vada a toccare la sua ex scrivania e faccia così con le unghie. Sopra. Lo sto facendo, sto tamburellando. Non si sente? No. Mi fa vedere come una specie di, come si chiamano quei planning di pelle sulla Mm. scrivania, hai presente così? E lui sta non si sente perché sto tamburellando sulla pelle. Tamburelliamo sul legno. O il metallo. O il truciolare. O la plastica. Guarda, adesso ho acceso la luce. Vada da una stanza all'altra passando dal muro. Eh sì, L'ha fatto? eh sì. Tutto normale? È un po' perplesso. Ma in effetti ho notato che non mi vedevano, facevano finta di non vedermi.
Beh, come spaccato a metà, una parte di lui ha proprio compreso, perché ha visto anche le reazioni, qualcuno ha anche quasi un po' di liberazione, qualcuno seriamente dispiaciuto, qualcuno un po' sollevato. Però l'altra è come una parte di lui che non riesce ad accettare questo trapasso. È solo che adesso lo vede proprio. Cosa ci dice? Ma ha paura di essere nulla. Quindi la morte è il nulla. Mi sento un po' solo. Si fa delle domande, ma mi hanno voluto bene o mi hanno temuto? Chi gli ha voluto bene in vita, che lui sappia, e che adesso non è più in vita? Mi fa vedere una, tipo, forse un nipote, Che non so, non è un in vita? nipote, cugino. No, questo è ancora in vita. Uno non vivo, tipo per esempio magari suo padre o un suo nonno. Un nonno lo ha amato? Un nonno, sì, Beh, sì, sappia che lo può chiamare. è vero, eccolo, è là. C'è anche mia nonna e mia mamma. Mi fa vedere come una candela accesa, rosa. Che fanno? Come se fossi indeciso tra un armadietto, che è lì, credo, nella struttura, e questa candela rosa, che invece appartiene all'oltre. E lo invitano verso la candela rosa. Mm. Qui c'è questa luce, qui c'è rosa. Vieni qui. E lui è come se diventasse un po' un bambino e va da loro. Penso la mamma o la nonna dicono lasciali stare. Infatti aveva procurato non pochi problemini all'interno della struttura dopo la sua scomparsa. Lasciali stare, vieni qui, lo trattano proprio un po' come un bimbo. È così, e lui ha bisogno di fare così, di iniziare a rivedere la sua vita dall'infanzia con loro, di supporto. Girotondo? Sì, con loro sì, e anche con altri bambini. E sopra la candela uno schermo circolare in cui vede? Sì, lui vede, ed è come se dicesse, voglio ritornare fra un po' lì, ma io sarò diverso. Per ora me ne sto qui. Lascio in pace, lascio la calma. Mm. Aspettami solo un secondo, Monica.
Eccomi, scusami. Va bene, lo lasciamo. Vuole lasciarci un ultimo messaggio a noi, a Milena, a qualche A, suo Mi- parente? a Milena dà un mazzo di lilium rosa, dice per te, bella signora. Grazie. Grazie di questa scoperta. Grazie a tutti voi. Monica, perché Fa rosa? un piccolo inchino. Di nuovo come la candela. Mm. E c'è del rosa intorno anche a Milena. Anche quando lei ha detto il nome della sua casa con questa stella multidimensionale, no? Ho Mm. visto proprio del rosa. Perché? Perché ha delle grandissime potenzialità di cuore, Milena. Va bene. Monica, non posso fare a meno di chiederti perché i capelli rosa di molti personaggi famosi, attori, cantanti. Sappiamo cosa significa il biondo, il controllo mentale è raggiunto il massimo livello e lo slave rispetto al suo master, o meglio al suo handler, è completamente dissociato, la personalità è completamente distrutta e gestibile, perché è spesso rosa. Mm. Ma Donne e uomini. sì, indifferentemente, sì. E dunque, come sempre, loro ribaltano il significato delle cose perché se ne appropriano e ciò che deve essere, ciò che è bello e potente lo devono ribaltare in negativo. Quindi il colore rosa loro l'hanno ribaltato da che è legato al cuore, l'hanno legato al rosso più bianco, inteso il candore, la purezza contaminata dal sangue. Rimescolando il rosso e il bianco ottieni il rosa e quindi tutti questi cantanti, personaggi famosi che si tingono appunto di rosa, rappresentano proprio questo, la loro purezza contaminata da questo sistema fatto di violenza, di corruzione, eh, anche di cannibalismo, di Quindi sacrifici. hanno iniziato anche loro. Sono stati risucchiati in tutto questo. Va bene, e la cantante Pink? Mm. Eh sì, ma anche Barbie Girl adesso mi Stavo viene. per chiedertelo. Eh. Ah, Se tu vuoi entrare in quei livelli di notorietà, quello è il mondo che appartiene a loro. Quindi tu devi essere rosa. La via en rose in questo senso è che tu sia rosa, cioè puro, contaminato dal sangue. Sangue rovesciato, versato come sacrificio. Pink, la cantante, è ancora lei? Pink? No, Morta quando? 2018, 8, 18. 18. Ok. Un bella ad eternum, ricostituiamo le cose come stavano, quindi diamo il vero significato al colore rosa, di cuore, mm, a Pink, alla canzone La Via en Rose, al disincarnato Piaf, l'Edith Piaf che la cantava, e a tutto l'universo Barbie della Mattel. Quindi per dire, tutte le Barbie hanno piantato al centro questo ad eternum. Questo almeno vale nel mio universo. Se Milena, tu e tutti quelli che ascoltano questo video e anche quelli che non lo ascoltano, ma come anima sì lo vogliono fare, lo fanno. Certo.
piano piano la smantelliamo. Fa anche rima. Che succede, Monica? Come se vedessi tanti pompon rosa con delle sfumature viola che vanno proprio ad ammorbidire tutti questi ambiti, a spolverare, a ripulire questi ambiti. Va bene. E torniamo a Milena. Monica, la casa, stella, la stella 3D, la stella frattale, la casa che dopo averne viste tante, non so perché a me quando lei diceva tante venivano 30-50, veramente tante, è entrata e ha detto casa mia. I lavori sono in corso e la vecchia casa in cui deve abitare perché i lavori sono in corso nella nuova sta iniziando a dire vattene, quindi si è rotta la caldaia, non sta andando internet, le sta prendendo malissimo il telefono tanto da doverle costringere a togliere l'immagine. Sì, è come se quando lei è entrata in questo appartamento ha sentito proprio la potenzialità della completezza, come se lei in quell'appartamento, in quel contesto, fosse finalmente nella possibilità di riunire e far comunicare tutte le parti di sé, alcune che sembrano apparentemente in contraddizione, che è quelle per esempio che la vorrebbero libera, ribelle, eccetera, e quell'altra invece che la vorrebbe un pochettino più dentro, no? Gli schemi della società. Come se lei riuscisse proprio lì a trovare il giusto equilibrio, la città e la natura. Il suo aspetto maschile e il suo aspetto femminile, il suo aspetto un po' più trasgressivo e quello invece più stabile, più familiare. Come si chiama la sua casa? Mi viene Star of the Stars. Quindi stella andava bene. Sì. Causa esoterica della caldaia della vecchia casa, rotta. Ieri mi E sembra. lei è Fatto. veramente in super fermento, no? Quindi proprio ha delle vibrazioni che quando è così vivace riesce, cioè lei è anche tipo da poltergeist sarebbe, ok? Quindi a mandare proprio in tilt la tecnologia. Però ho visto anche che è come se il marito ci avesse visto giusto quando ha detto che tutto questo disordine che si sta creando rappresenta anche il loro rapporto nella fase di trasformazione. Proprio perché in questa fase di nuovo assetto ci sono forti cose che si smuovono e all'interno di lui, perché io vedo che lui, anche se non lo dimostra completamente, sta proprio smantellando alcune sue credenze, alcuni suoi modi di essere e ovviamente poi di riflesso anche il loro rapporto. Quindi proprio c'è proprio una rottura dei vecchi schemi in tutti i sensi. Sia come hai detto tu, quindi rompiamo con questa vecchia casa e entriamo a tutti gli effetti nella nuova casa, ma sia proprio l'ingresso verso un nuovo assetto anche fra loro due. Va bene. Causa esoterica della frattura quest'estate di 3 costole. Eh, lei mi ha proprio fatto vedere Mirabilandia, mi fa vedere proprio come a lei piace l'idea di vivere esperienze differenti, e però a volte questo le può anche costare di farsi del male. Scivola sul piede destro. Sì, e infatti il piede destro in questo caso rappresenta anche proprio il rapporto con il marito che
come abbiamo detto, è in una fase di trasformazione, e che lei vive in maniera anche a volte, non so come dirti, con un certo contrasto, ok? Perché c'è una parte di sé che vorrebbe essere totalmente appagata da questo rapporto e stare solamente all'interno di questo rapporto. Però c'è una parte di sé invece che avrebbe voglia di avere altri tipi di stimoli, non di essere sempre lei a condurre, ma di avere qualcuno che le fa la stessa cosa con lei, la traina o comunque le mostra nuove cose per lei, perché lei ha sempre bisogno di queste novità, di queste nuove esperienze. Quindi di fatto è come dire che il rapporto con il marito per certi aspetti non la fa sentire del tutto stabile. Mhm. Solo che lei giustamente non è che vuole prendere una decisione drastica al riguardo. E cosa è successo? Che lei è rimasta quasi immobilizzata o comunque molto limitata nei movimenti, eccetera, per 2 mesi e ancora non è che proprio ha recuperato totalmente, ok? Perché è come se la parte più riflessiva di lei le imponesse di dare ancora tempo, ancora respiro, ancora reali possibilità a questo rapporto. Quindi non solo il rapporto che continua e loro non si lasciano, ma che lei ci crede profondamente, ok? Dà fiducia a questo rapporto, investe ancora. Quindi per questo motivo che la PS sceglie una maniera così drastica, insomma, tanto dolore, lei ha passato dei mesi molto duri, non augura a nessuno quello che mi è successo, cioè dolore nel dormire, nello stare seduta, anche semplicemente, nel mangiare, in tutto. Esatto. Però questo le ha permesso di non fare nulla, hai capito? Di non fare un passo falso. Il passo falso è stato quello di scivolare per rimanere qui ferma, mm? Perché Mm, mm, altrimenti mm. avrebbe potuto fare qualche casino, diciamo. Ho capito, quindi anima gemella. L'ultima volta il marito era un quarto livello, oggi? Lui si sta dando da fare, anche come se quasi stesse pensando di dover assumere degli integratori, di fare più attività fisica eh, mh, per, ehm, per portare avanti di pari passo il suo lavoro di trasformazione, ok? Quindi che non può essere solo interiore, ma deve essere anche esteriore. Mhm, E poi soprattutto non può solo essere trainato da Milena, ma deve essere portato avanti da lui anche. mhm. Quindi io direi che lui fa di tutto per andare verso la quinta, ok? Mentre invece in questo momento Milena, proprio per questa sua vivacità, per questa sua voglia anche eh, a volte un cavallo un po' che scalpita, ok? Vorrebbe questo risultato un po' adesso, Perché dice adesso basta, no? Trascinarlo o accompagnarlo così, no? Vorrei subito adesso un risultato notevole, evidente, immediatamente. E quindi diciamo che rimane lì, il Mhm. quarto livello. Beh, direi che la risposta, come abbiamo anticipato in una sessione di non tanto tempo fa, è sempre lì, no? Dove c'è l'ascensore per la sorgente. Lui e lei di fronte uno all'altra. Mm. È come se in questo momento lei, in questa fase della sua vita, ehm, è come se contemplasse la possibilità anche di altri sull'ascensore. Mhm. Mm. Non lo vede in questo momento come esclusivo ospite dell'ascensore. Quanti? Chiamiamoli. Altri due. Ipotetici. Siamo Sì, in quattro. certo. Scusami, ho Siamo perso in questa quattro, frase. scusami.
in 4 intorno a un punto centrale ideale. Chi è di fronte a Milena? Di fronte a Milena sicuramente il marito. Ok. Sulla destra di Milena il più chi? Sulla destra, ce li ha di fronte. Ah, sono ai fianchi del marito? Sì, Ah, esatto, non perché c'è una stella qua. eh, li vuole vedere così adesso. Quindi la busta numero 1, 2 o 3, il marito è la 2. Eh, Se ho perché la capito. 2? Beh, Aspetta. se lei ha davanti il marito e ai Sì? lati del marito, al lato destro 1, al lato Sono sinistro 1. tutte e due, Ah no, no, tutte e due al lato sinistro del marito. quindi il marito è la busta numero 1. Sì, esatto. Monica, scegli la busta numero 1. No, Milena, scegli la busta numero 1, 2 o 3. Chissà, i boomer capiranno, gli altri no. Infatti. Eh, la 3 è interessante. È interessante perché è un pochettino anche più giovane di lei. Beh, è molto stimolante, sicuramente perché è una novità e perché le fa conoscere cose a lei sconosciute. A lei piace molto imparare cose nuove. E, L'ambiziosa Milena. eh, sì. L'uno, che poi il marito, è proprio il porto sicuro, di cui anche si fida molto, no? La busta 3 no, però le piace anche il fatto che sia così. La busta 2 è come se fosse addirittura un ex paziente, che quindi è come se avesse un atteggiamento quasi di forte riconoscimento nei suoi confronti. Mhm. Però assolutamente si è ricostruito una vita, insomma, Mm. si è integrato Occhio al controtransfert, eh? molto. Potrebbe essere il caso? Lo vedo più propensa, sì, però al 3, perché questo in realtà poi potrebbe di nuovo far sì che Milena sia lei a trainare il carro. Mm. Quindi se deve scegliere una roba diversa, no? A questo punto sceglie il 3. Va bene, siamo davanti a 4 anime. Milena è ambiziosa, in modo sano. Lei vuole. Oggi è arrivato il momento per lei della fiamma. Chi mi ama mi segua, sta dicendo a questi 3. Cosa rispondono? Marito busta numero 1. Ti ho sempre amata e sempre ti amerò. E io rispondo al posto di Milena, minestra riscaldata? Amore, vuoi la minestrina stasera? O il minestrone? O la pastina? Non in quel senso, Lui, ovviamente. lui dice, se voglio, io faccio anche la pasta piccante. Mm. Busta numero 2. La saltiamo? Sì, si può No, se no saltare, no. sì. Sì, Possiamo sì, sì. saltare. Busta numero 3, quella pericolosa. Mm, Il cowboy che la mm. rapisce, ma lei molla tutto, sta inventando ovviamente, Sì, sì, assolutamente, e le fa vanno a vivere vivere una in vita Australia. diversa. Mm. Comunque non è che hai detto male, perché vedo sti cavalli, quindi comunque cowboy ci sta alla grande. Una vita proprio all'insegna della libertà, controtendenza, fuori dalle regole della società. Noi la risposta non l'abbiamo e non la diamo perché non l'abbiamo. Ci sono 3 universi con i 3 buste, 1, 2 e 3. Cosa succede però qui adesso?
che Milena è confusa, perché sente che dentro di sé ci sono tutti questi richiami. È come se poi lei non volesse rinunciare a nulla, ok? Mhm. E allora può creare un unico profilo con dentro le 3 buste. Eh, E questo potrà essere sia l'1, il 2 che il 3. certo. Faccia cadere una bella pioggia dorata di polvere d'oro dai suoi capelli, agitati a destra e a sinistra come se dicesse non so cosa fare, non so cosa fare. E in mano ha la busta con la soluzione. E L- dice, l'aprirò a tempo debito. Aprendola si aprirà un mondo di costante iperconnessione con il suo compagno che sarà. Se lei dorme male, scopre il giorno dopo che il compagno, che magari dorme a casa sua, ha dormito male. Se lei è felice, lo è anche lui. E si E guariranno a vicenda. quant'è la voglia di fiamma È del... esponenziale, Mhm. è fortissima in lei. Sicuramente è un modo anche per impiegare tutta questa sua energia che ribolle, che è proprio incredibile. Sarebbe un po' uno spreco. Il nido di questa storia è la nuova casa, Estella. E non in sé per sé la casa, ma proprio l'opportunità che questa casa gli dà di integrare le varie parti di lei che ancora non sono completamente amalgamate, sono separate. Mm. Per cui è come se ci fosse una sorta di giudizio, no? Da parte di Milena stessa rispetto ad alcune sue parti. E allora le tiene separate. Però questa casa si trova proprio nella posizione ed è strutturata in maniera tale che consentirà a Milena di unirle, di farle diventare amiche tra di loro. Vediamole queste parti separate. Sono proprio poi le sue contraddizioni, i suoi contrasti. Quindi c'è la donna che ha scelto il matrimonio e deve stare nel matrimonio rispetto alla donna che magari vorrebbe un rapporto differente. Mm. Eh, Nel momento in cui lei le tiene separate, accade che il matrimonio rimane così com'è e lei non ha il coraggio, non si autorizza ad avere, per esempio, esperienze fuori. Mm? Mm. Però rimane una sorta di frustrazione. Mm? Se lei fonde queste due parti, allora c'è la possibilità, tanto che il matrimonio davvero si ricarichi, tanto che lei scelga di uscire dal matrimonio. Le altre due parti riguardano per esempio il lavoro. C'è quella che la porta ad andare verso la direzione già nota, che è quella di strutturare il lavoro in una certa maniera, anche perché le altre persone si aspettano esattamente questo, che si vada sempre in quella direzione lì. E c'è Mm. invece Milena che vuole rivoluzioni, però piuttosto scapperebbe da qui perché le pare magari difficile rivoluzionare quello che già c'è. Invece unendo queste due parti ci riesce, togliendo la paura, fonde queste due parti di sé.
Perché Ehm, Monica? Sì, dimmi. no, Perché mentre parlavi della alternativa matrimonio o avventura, diciamo, mi è sembrato, non sono completamente sicuro, che il tuo audio fosse in linea con il tempo, il tuo video fosse un po' indietro, quindi non eri in sincrono, per pochissimo. Video indietro, immagine indietro, audio no. Non bloccato, indietro. Muovevi la bocca in modo diverso. Che hai fatto intervenire un'altra Monica. sì, che poi è quell'altra Milena che non riesce a sincronizzare le cose, perché non riesce a pensare di poter veramente scegliere questa opzione, ok? Quindi di nuovo mi fa vedere questa dissociazione, mm, di Mm. due parti che non sono in armonia fra di loro, non sono sincronizzate. Bene, scateniamo il cavallo, Milena. Cluster e avatar, le do 10 secondi. 10, 9, 8, 7. Sì, è proprio una cavallerizza sul cavallo che con un lazzo ha preso dapprima quello che c'era nel cluster, ma un piccolo libricino che sembra quasi un bigino, sai, quegli estratti. Mhm. E quindi ha lanciato questo libricino dentro il portale definitivo. Con lo stesso lazzo ha preso una parte di testa dell'avatar e ha fatto altrettanto, buttandolo sempre all'interno del portale definitivo. Ci sono quegli impianti, l'entità mentale vivacità, l'insetto cangiante, diciamo, e le DL. No, ho fatto una bella pulizia. Bene. Questi per noi sono dettagli, in realtà l'avrebbe potuto fare probabilmente anche da sola, no? Mm, No? insieme. Ok. Nuova vibrazione. 830. Ah, così un giochino, uno scherzo, vabbè, anche perché partiva da 120, quindi. Consapevolezza. 207. PS. 53. Vite precedenti. 897. Cervello. 11 e mezzo. Suscettibilità ipnotica. 73. Sempre più alta. 3D. 13. Vivacità animica. Direi proprio 100. Come? 100. 100. Valori perfetti. E la busta d'oro? È sul suo petto. La aprirà quando? Presto? Tardi? Quando si verificherà una certa cosa? La vedo nella nuova casa che la apre. Tipo che è passato un po' di tempo dove lei eh, ha sistemato tutto. Ed è come se fosse in bagno. Apre. Messaggio di Milena a se stessa. Mi sento più tranquilla. Mi sento un'ovata d'oro. Scusami, mi sento?
un'ovata d'oro. E amo il mio bosco incantato, amo le creature che gli altri non vedono e sono certa che ad altri le riuscirò a far vedere. Al marito. Gli va incontro proprio con un affetto traboccante. E marito un po' così, un po' spaventato quasi di perderla, un pochettino. E come sei stata brava, dice, è commosso. Beh, si tratta solo di ricordare, non di imparare. Infatti. Che... Mhm. Alla madre vedo che ha detto ti sostengo fino alla fine, non temere. Il marito cos'è adesso? Un'anima gemella? Sì, è come se stessero procedendo verso il quinto livello insieme. Ok. Ha compreso delle cose importanti lui. Il disincarnato non è andato nel portale aureo perché è passato troppo poco, giusto? Mm. Va bene, come concludiamo? Con una bella nevicata. Mm, nevica. Sì, nevica e lei gioca a palle di neve con dei ragazzi e con il marito. E chi riceve le palle di neve in faccia? No, il marito di sicuro. Tu vuoi lasciare un messaggio, Monica, a Milena? È sempre bello rincontrarti. E io? Non scherzavo. Che senso? Rispetto ai capelli. Ah! Voglio i suoi capelli. No, va bene, abbiamo concluso. Disconnettiti da tutto e tutti.